Siamo arrivati a quel punto, probabilmente di non ritorno, dove l'epidemia di solitudine maschile ha colpito tutti, non più soltanto gli uomini, ma anche le donne. Quest'ultime se ne stanno finalmente accorgendo. Cosa faranno in tal proposito le nostre beniamine? Mettetevi comodi che lo scopriremo insieme. Detto questo, ragazzoli miei, buon salve e benvenuti in questo nuovo video dell'Irio sul canale. Come sempre, prima di iniziare facciamo il nostro brevissimo disclaimer, cioè quello di valutare l'idea di iscrivervi a questo canale se vi piacciono i contenuti che portiamo su questo stesso canale e non solo. Lasciate un bel pollicino in su e lasciate un bel commentino, cosa ve lo dico a fare? Già state facendo in moltissimi e di questo non posso che dirvi grazie. Detto ciò, tutti comodi e vai con il video. Voi signore avete abboccato alla sua propaganda di marketing, scritto innumerevoli articoli su quanto gli uomini siano soli, perché le donne hanno opzioni e gli uomini devono alzare i loro standard. Questo, quello e quell'altro, giusto? Ma ciò che trovo interessante è vedere così tanti video di donne che vanno completamente fuori di testa perché non hanno una relazione. Vedo innumerevoli video di donne che piangono perché non hanno amici. Non hanno nessuno con cui uscire, non hanno nessuno con cui parlare. Compiono 30 anni e sono così sole. Alla realtà non interessano gli hashtag. Puoi svergognare gli uomini tutto il giorno online, ma quando il telefono tace quei discorsi non ti fanno compagnia. Esatto, ragazzi, e questo è un argomento molto interessante. Mi piacerebbe molto sapere il vostro parere in tal proposito, perché io la penso così. Non ho niente da togliere a quello che la ragazza ha detto all'inizio, cioè io mi trovo d'accordo quando viene detto che il fenomeno ormai non è più solo maschile. Ma questo perché? Non tanto perché, le donne vengono colpite in egual misura o nello stesso modo da questo fenomeno, ma, se mi permettete, vorrei interpretarla in questa maniera. L'epidemia di solitudine maschile ha raggiunto dei livelli così grandi e la sua gravità è arrivata a un livello tale che ormai il veleno che è venuto fuori da questo schifo non colpisce più soltanto un genere, ma di riflesso e ovviamente per ridondanza colpisce anche l'altro genere, seppur in maniera diversa. Quindi in questo caso molte donne sono disperate perché si rendono conto che il retaggio e le conseguenze delle decisioni che hanno preso e della scelleratezza che hanno avuto in tutti questi anni adesso li si sta ritorcendo contro. Ma attenzione, queste cose non le sto dicendo perché bene, se lo meritano o chissà cosa. No, semplicemente è una presa di coscienza, come ogni persona matura dovrebbe fare o come viene insegnato a ogni bambino che sta crescendo, che a ogni azione, ogni comportamento che uno mette in pratica, poi ci sono delle conseguenze. Quindi ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e inversa. Questa è la parte che nessuno vuole ammettere. Un'intera generazione ha trattato gli uomini decenti come piani di riserva, inseguendo l'eccitazione. Ora l'eccitazione è svanita e in qualche modo sarebbe responsabilità degli uomini salvare la situazione. Assolutamente no. La pace di un uomo non è un servizio pubblico. Se hai fatto un casino, la cosa riguarda solo te e lo specchio. Esattamente ragazzi, quanto detto prima, pari pari, niente di più, niente di meno. Non so voi, ma io penso che alla fine è giusto che ognuno di noi, in maniera matura e del tutto imparziale, si prenda le responsabilità delle proprie scelte. Se una donna giustamente sceglie la carriera, sceglie l'emancipazione, sceglie la via della libertà e dell'indipendenza, scelta legittimissima fra parentesi, deve però rendersi conto che questa porterà a delle conseguenze. La coperta è corta, se tiri verso l'alto i piedi rimarranno scoperti. Ok, sto tornando a casa dal lavoro e ho solo bisogno di parlare perché non ho davvero nessuno con cui sfogarmi e non sto affatto bene. Per tutta la vita mi sono sentita come se non fossi mai la persona preferita di nessuno, l'amica preferita o qualunque altra cosa simile. E sta iniziando a pesarmi davvero molto, al punto che sento proprio che, non so, mi sento così sola e sto davvero lottando, immagino di dirlo solo per questo.
Quindi se ti senti così, sappi che non sei sola. Questa vita è dura e ci sei dentro insieme a qualcun altro che prova lo stesso. Allora, in questo caso io mi sento di dire banalmente una cosa, cioè benvenuta nel mondo degli uomini. Queste sensazioni che te stai provando, gli uomini hanno dovuto imparare a farci conti sin dalla tenera età. Noi uomini abbiamo imparato a gestire tutto questo, noi uomini abbiamo imparato a tollerare la solitudine e il non avere spesso e volentieri nessuno con la quale confidarci. Questa era la nostra normalità. Voi donne avete voluto, o che quantomeno il femminismo vi ha spinto a volere questa parità anche da questo punto di vista, perché ovviamente la parità è oneri e onori. Quindi anche voi siete diventate più mascoline e quindi dovete affrontare anche le incombenze legate al mondo maschile e quindi questa solitudine, questo dover essere delle rocce, questo dover essere delle isole e essere indipendenti e in grado di risolvervi anche questi problemi emotivi da soli. È una merda, lo so, è innegabile, però è in parte quello che voi stesse avete voluto. Quindi, buonanotte a tutti. Questa non riguarda nemmeno una sola donna. Riguarda un'intera mentalità che sbatte contro un muro di mattoni. La gente continuava a comportarsi come se gli uomini buoni fossero dietro ogni angolo ad aspettare approvazione. Nel frattempo, quegli stessi uomini si sono stancati di fare provini per un minimo di rispetto. Ora l'energia è cambiata e tutti vogliono un gruppo di sostegno. Dov'era tutta quella grazia quando gli uomini dicevano di sentirsi invisibili? È strano come l'empatia arrivi solo dopo che la realtà inizia a colpire. Alcune lezioni non arrivano con un avvertimento, arrivano con una stanza vuota. Allora, qui ci tengo a dire un paio di cose. E il primo che il calo dell'empatia è un fenomeno che riguarda tutti, uomini o donne. Siamo una società sempre più stressata, iperattiva e con valori e canoni sempre più estremi e che quindi è sempre meno tollerante verso una qualsiasi forma di relazione verso il prossimo. Quindi qui mi sento di dire che il problema è più generalizzato, non è proprio di genere. Lo era fino a relativamente poco tempo fa, ma ormai ha dilagato. E poi, come detto anche prima, alla fine questo è un retaggio voluto dal femminismo e quindi, questo livello di parità fa sì che anche le donne si ritrovano fra capo e collo queste problematiche che fino a poco tempo fa erano prettamente maschili. Sono solo io, la solitudine sta diventando sempre più un'epidemia ultimamente. Anche le donne sono sole? Pensavo che voi diceste che era una solitudine maschile. È un'epidemia di solitudine maschile o qualche cavolata del genere? Pensavo che, gli uomini sono soli! Non le donne che piangono per attenzioni e conferme dagli uomini. Allora, qui mi sento di dire severo ma giusto, nel senso, il fenomeno della solitudine non è esclusivo di un genere, ma è veramente prevalente dal punto di vista maschile, cioè è un fenomeno che in prevalenza prende il genere maschile. Questo è innegabile. Una donna, se inizia a chiedere attenzioni, a chiedere conferme, vuoi per una cosa o vuoi per un'altra, il modo di ottenerle lo trova molto più facilmente. Purtroppo anche questo è un dato di fatto. Che però loro non abbiano nessun problema da quel punto di vista, però mi sembra anche azzardato. Al solito, ragazzi, cerchiamo di analizzare questi fenomeni con obiettività e di non abbassarci al livello delle femministe radicali, no? Si cerca sempre di dire le femministe radicali fanno di tutta l'erba un fascio, sono misandriche, odiano gli uomini, ci mettono tutti nella stessa posizione, not a man but all men, quindi in realtà siamo tutti uguali, tutti delle bestie da educare e noi cerchiamo di dimostrargli che non è così. Quindi allo stesso modo anche noi dobbiamo un attimino cercare di non generalizzare per non abbassarci al loro livello. Mi raccomando, questa cosa è importante. Siamo tutti fottutamente soli. Perché io sono fottutamente sola. Sembra davvero una sensazione vuota e isolante. Beh, signore, è da qui che inizia
Gli uomini non vogliono matrimoni né relazioni. Molti uomini non vogliono relazioni né matrimoni, niente di tutto ciò. Siete fottute. Ragazzi, per favore ricondividete questo così possono vederlo. Perché molte donne fanno finta che, oh, non esiste la solitudine femminile. Sono a casa a piangere in questo momento. Mezzanotte stanno piangendo. Nessuno risponde ai loro messaggi. Quel tipo ha mollato e non l'ha mai più richiamata. Quel nuovo tipo è sparito nel nulla. E a lei piaceva davvero. Adesso sta piangendo. Oh mio Dio, amico. Sono spazzatura. Tutti hanno un dottorato nello spiegare agli uomini cosa sbagliano. Lavora di più, guadagna di più, sii più alto, sii più dolce, sii più duro, sorridi di più, parla meno. Cioè, Sì, questo è vero, questo è parte dell'immenso catalogo della brochure della spesa di elenco di caratteristiche che le donne pretendono in un uomo. È anche vero comunque sia che anche noi uomini non siamo esenti da richieste, da comunque sia pretese, ma nemmeno pretese, non le chiamerei neanche pretese, più che altro è un'idealizzazione, ecco. Anche noi nella nostra mente abbiamo uno standard, un ideale della donna che vorremmo. Poi, che noi uomini alla fine facciamo molti più compromessi, ci accontentiamo di più perché a differenza delle donne non abbiamo l'abbondanza, questo è vero, è innegabile ovviamente, però insomma, anche qui bisogna fare un attimino un distinguo. Ci sono molte ragazze che invece vorrebbero un qualcosa di stabile, ma per colpa di queste invasate non riescono a trovarlo perché il fenomeno della solitudine e della fuga massiccia degli uomini sta creando enormi problemi, come detto anche prima, che di riflesso colpisce anche loro. Quindi ormai mi sembra chiaro di come il fenomeno dell'epidemia di solitudine non sia solo una prerogativa maschile, ma che in effetti stia colpendo un po' tutti. mica a un certo punto devi chiederti, chi diavolo ti ha iscritto tutto questo? Un uomo adulto non dovrebbe passare la vita a cercare di meritarsi il rispetto di base. O apprezzi quello che porto o vai avanti per la tua strada? Ho finito di negoziare il mio valore come se fosse merce in saldo. È per questo che sempre più fratelli dormono meglio ultimamente. Pace. Non chiedermi di fare un'audizione. Le ragazze se la passano mai più fuori. Perché? Perché ho 30 anni. Ho una laurea in psicologia con un minor in economia. Faccio l'agente immobiliare da 6 anni. Ho comprato casa mia a 23 anni. Sono creativa. Sono ingegnosa. Mi piace giocare a golf. Non esco. Letteralmente sto a casa a cucire e creare vestiti per le mie amiche. Lei è ancora non fidanzato? Fallo avere un senso? Computer, fallo avere un senso. Allora, qui avrei da dire moltissimo, se non partire con il classico esordio, guarda caso, sei perfetta, eccone un'altra, laureata di qui e quello, a quello, a quell'altro, ma alla fine si potrebbe tutto riassumere con un unico concetto. Questa ragazza dicesi esemplare, femminile, selvatico di Miss sto cazzo, cioè donna che se la crede all'inverosimile senza un reale motivo, se non quello delle continue conferme dei morti di figa che gli sono andati dietro per anni e che lei puntualmente ha scartato. Ma adesso, superata la soglia di 30 anni, si rende conto che molto probabilmente fra la schiera di uomini che ha rifiutato ma che gli piaceva avere dietro perché continuavano a dargli conferme al suo ego, probabilmente c'era anche quel ragazzo che poteva dargli uno stile di vita comunque sia dignitoso e una famiglia quantomeno felice. Così non è stato, ha perso il treno, lo ritroverà in futuro? Ripasserà? Non lo sapremo mai. Solo lei potrà saperlo, ma sta già pagando il prezzo. Incontrare mio futuro marito. Dove diavolo sei? Perché questa ragazza sta iniziando a perdere. Ok, abbiamo superato i 30 ormai, sto solo cercando di capire dove sei. Hai preso la scorciatoia sbagliata? Perché ci stai mettendo un'eternità ad arrivare da me? Ti serve una mappa? Perché posso dartene una. Posso condividere la mia posizione? Cioè, cosa diavolo stai facendo per metterci così tanto a venire a cercarmi? Te lo dico io cosa sta facendo, sta scappando nella direzione opposta, più velocemente possibile. Questo le donne continuano a non capire. Qui mi sento di impuntarmi un po' di più. Ditemi se siete d'accordo o no su questa cosa, se la pensate uguale a me. Ma gli uomini, la maggior parte degli uomini oggi cerca pace, serenità, tranquillità. Perché alla fine, se c'è una cosa che abbiamo capito molto bene, è che la ricerca della felicità è l'inseguimento di una chimera.
La felicità non la si può raggiungere perché sono pochi attimi nella vita di una persona. Quello che si può raggiungere in maniera più stabile e continuativa, lavorandoci, è la serenità. Oggigiorno, con tutte queste pazze in giro, sembra che la donna sia l'arcinemico naturale della serenità. E quindi è naturale che a livello fisiologico questo ci porti a cercare di scappare. Al solito poi, generalizzando, non sono tutte così, però dove ti giri, trovi ragazze così invasate che ti portano a fuggire. Dove sei? Entrambe queste donne sono single per ragioni molto specifiche e identificabili. Ragioni molto diverse, ma molto specifiche e identificabili. La prima sembra avere il potenziale per essere una brava fidanzata. Dice di stare a casa, non esce, cuce per le amiche, e tutto ciò non è una cosa negativa. Il problema è che, come tante altre donne qui fuori, si presenta con le sue qualifiche, ha una laurea in economia e psicologia, ha lavorato nel settore immobiliare. Esattamente, anche proprio da come si presentano e da come si è presentata anche quella ragazza in quel caso, più che, una volontà a conoscersi o comunque sia fare una conoscenza, più che una conoscenza sembra un colloquio di lavoro. Molto settaria questa cosa, molto schematica, molto, puntata sul punteggio, molto improntata sul punteggio, ecco. Mhmm e alla fine l'attrazione è tutto fuorché punteggio e razionalità. L'attrazione è puro istinto e non lo potrai, per fortuna, rendere mai una cosa razionale. Ascolta, agli uomini non frega niente del tuo diploma. Non gliene Esatto. frega niente della tua carriera. E non so quante volte gli uomini debbano dirlo, ma gli uomini non frega un cavolo di queste cose. Quella è una metrica di successo con cui le altre donne ti giudicano e tu giudichi loro e tu giudichi loro. Agli uomini non importa affatto. Ciò che gli uomini vogliono sapere è cosa porti nella relazione. Sai cucinare? Sai pulire? Lo aiuterai. Gli toglierai qualche peso dalle spalle? Cioè, cosa farai? Quali sono le cose che apporti in quella relazione? Allora, per quanto riguarda le mansioni specifiche che ha tirato fuori questo ragazzo seppur per fare un esempio, io un po' mi dissocio perché è una visione in effetti un po' troglodita. Sono d'accordo invece sulla parte di gli uomini chiedono alle donne e cercano dalle donne quale valore aggiunto vanno a portare all'interno della vita di un uomo. Che vabbè, non deve essere per forza sai pulire, sai cucinare, sai stirare, proprio da stereotipo medievale, però quantomeno se riesce comunque sia a essere calma, se riesce a ragionare, se non è un'invasata, se sa dare una mano, se sa rendersi utile, in generale questo, non per forza nelle faccende di casa e basta, se appunto dà un valore aggiunto nella coppia, nella relazione o se è una zavorra, banalmente. Questo è fondamentale alla fine. Perché è quello che dicono gli uomini, che non puoi semplicemente esistere. Cioè, la tua presenza non basta. E il sesso non basta. Quindi, se imparasse a presentarsi al valore che aggiunge a una relazione, invece di esibire qualifiche e hobby che alla maggior parte degli uomini non interessano. Esatto, ha detto una cosa fondamentale. La tua presenza non basta più a differenza di prima, aggiungo io. Il sesso non basta più e basta. Cioè, il sesso da solo non basta più, a differenza di prima, aggiungo ancora io. È vero, ha fatto una riflessione tanto scontata, ma quanto profonda. Perché un'altra cosa che ci è stata ereditata dai nostri genitori e che la maggior parte di loro alla fine si è accompagnata e si è sposata, ha fatto famiglia grazie a quello, è l'essere dei simp, cioè dare questa iperdisponibilità. E le donne ovviamente dall'altra parte sapevano che bastava semplicemente avere una buona presenza e dare disponibilità sessuale per garantirsi una relazione stabile nel tempo. In entrambi i casi, sia per l'uomo che per la donna, le motivazioni e le cause che rendevano possibile una relazione ai loro tempi oggi non bastano più, nel bene o nel male. È una riflessione molto interessante in effetti, questa. Forse potrebbe trovare qualcuno
è la seconda ragazza. Wow, non ci sono dubbi, B. È semplicemente pazza. È fin troppo evidente. Si capisce dall'energia, dall'atteggiamento che è una di quelle donne tipo sono forte e indipendente. Non ho bisogno di un uomo. Ma, oh cavolo, ho 30 anni. Ho bisogno e voglio un uomo? E te lo sta dicendo chiaramente. Sta diventando impaziente. Sta diventando frustrata. E magari fa questo video per scherzo, ma c'è molta verità in quello che dice e nel modo in cui reagisce. E il punto è che vedremo sempre più video di questo tipo. E mi fa ridere che le donne dicano: oh, c'è un'epidemia di solitudine maschile. Guardate, scommetto che potrei passare un'ora a cercare video come questo per gli uomini. E sarei fortunato se ne trovassi uno. Potrei passare lo stesso tempo a cercare video simili fatti dalle donne e ne troverei centinaia, se non migliaia. Il punto è che io e altri creatori che ne parliamo non diciamo queste cose per essere misogini, per sminuire le donne o per dire che gli uomini sono migliori. Non lo diciamo per essere stronzi o idioti. Lo diciamo perché molti di noi credono ancora nelle relazioni. Vogliamo che uomini e donne abbiano relazioni di successo. E gli uomini sono qui a dirvi esattamente cosa vogliono, di cosa hanno bisogno. Gno. E le donne si rifiutano categoricamente di accettarlo. Vogliono continuare a essere così forti e indipendenti. Vogliono continuare a credere che la carriera e l'istruzione definiscano il loro successo. Vogliono continuare con quell'atteggiamento. Vogliono continuare con quel senso di diritto. E tutto ciò che ottengono è prepararsi al fallimento. Sì, allora in effetti mi trovo abbastanza d'accordo perché, parlo per me, poi ragazzi voi mi darete conferma oppure no. Personalmente tutta questa ostentazione da parte delle donne di forza, indipendenza, emancipazione, in realtà, in me sortiscano una specie di effetto di repulsione. Il mio cervello le interpreta come segnali di allarme, segnale di donna tossica, comunque sia, che, porta soltanto caos e stress nella relazione e questo mi induce ad allontanarmi in effetti. Poi per quanto riguarda il discorso invece di, trovare video di donne che parlano di solitudine e non di uomini, mi dissocio perché in realtà sappiamo benissimo che la solitudine ancora ad oggi è prettamente, e prevalentemente maschile. Sta colpendo, come detto anche prima, pure le donne di riflesso, ma ancora è prevalentemente maschile. Si sta preparando una vera epidemia di solitudine per le donne. E si vede che sta arrivando. Sì, ci sono alcune donne che stanno benissimo da sole e si sentono a proprio agio. Ma per la maggior parte le donne non sono fatte per questo. Sono fatte per le relazioni. Ma se vuoi una relazione, devi aggiungere valore alla vita di un uomo. Devi portare pace nella vita di un uomo. E su questo anche sono d'accordo perché, come già detto anche nei precedenti video, sono dell'idea che l'uomo un po' a livello intrinseco evolutivo e un po' a livello culturale, sia più tollerante e più abituato e più allenato a sopportare la solitudine. Sin dalla tenera età ci viene insegnato a noi ragazzi a tollerare meglio la solitudine, a tenersi tutto dentro, a fare gli uomini, no, proprio nel vero senso della parola. Non so se vi è mai capitato che quando succede qualcosa e uno vorrebbe esternare i propri sentimenti, sin da ragazzino ti viene detto: "Su, su, via, fai l'uomo". Ecco, questo è proprio quello che si intende. Quindi in realtà credo che gli uomini siano proprio sin da piccoli più abituati e tolleranti verso la solitudine. Perché senza aggiungere valore, senza portare pace, non verrai scelta. Continuerai solo a fare video come questo. Potete chiamarla sicurezza, ego o qualunque cosa vi faccia dormire meglio. Io la chiamo finalmente rispettare il mio tempo. Ho passato abbastanza anni a vedere uomini fare salti mortali solo per sentirsi dire che non bastano mai. Quel gioco può continuare senza di me. Io porto il meglio di me in tavola, ma non chiedo più un posto a sedere. Se stiamo costruendo qualcosa insieme, bene. Caso contrario, continuerò a costruire la mia vita e a dormire serenamente. Questa non è rabbia, è lucidità. Capite come sarà il mondo tra Esatto, e l'importante è che sia lucidità e non rabbia, perché questo vale sia per uomini che per donne. Il rancore verso l'altro genere alla fine ti porta a viverla male questa solitudine e da lì un'altra differenza, che è un'altra cosa che volevo portare all'interno di questo video, e cioè riconoscere, okay, che ci sono sia uomini che donne che nella solitudine
trovano la loro dimensione. Effettivamente ci sono persone che stando da soli trovano la loro via e sono felici e bisogna prendere atto di questo, semplicemente. Però bisogna riconoscere anche che una discreta fetta di persone tutto questo non è in grado di farlo, sia uomini che donne, e anche di quest'ultimi bisogna prenderne atto. Bisogna riconoscere che il mondo è bello perché è vario, ma soprattutto variato. 10 anni. Il 50% delle donne tra i 25 e i 45 anni sarà single e senza figli. Cioè, voglio dire, pensateci. Se sei sposata ci saranno così tante donne che si getteranno addosso a tuo marito se è un uomo decente e di bell'aspetto. E oltre una certa età le donne accettano di fare l'amante. Voglio dire, non dichiareranno mai pubblicamente una certa età. Penso sia intorno ai 35. Accetteranno di essere l'amante perché preferiscono stare con un uomo di serie A piuttosto che con uno che non gli piace. Beh, e dicendo queste cose in realtà stai confermando dei concetti altamente tossici, come per esempio concetti del tipo l'alfa, il Chad, il beta provider, tutti questi concetti che, fra parentesi, sono abbastanza pericolosi. Non falsi, ragazzi, attenzione, pericolosi, perché allora crei una dinamica molto fatalista, dove se sei un Chad sei predestinato ad avere successo, a essere quindi l'alfa, e nella tua testa le donne preferiscono allora condividere un alfa piuttosto che avere un beta tutto per sé, quando in realtà vediamo benissimo là fuori che non sempre è così. È vero, ci sono uomini oggettivamente più belli, come donne oggettivamente più belle, che avranno più successo perché la loro estetica li premia. È vero, ma non gli dà l'esclusiva, il monopolio, perché le due cose sono abbastanza diverse. Dove sei stato? Un giorno semplicemente tutto scatta. Smetti di cercare di essere l'opzione preferita di tutti. Smetti di recitare per ottenere approvazione. Smetti di portare pesi emotivi che nemmeno ti appartengono e improvvisamente la vita diventa più tranquilla. Non è amarezza. È un uomo che finalmente protegge la sua dignità come se avesse un valore. Molti fratelli arrivano a quel punto e non corrono certo a tornare al vecchio gioco. Penso che ci sarà un'epidemia massiccia ed esplosiva di donne anziane e single, amareggiate e infelici, a cui è stato venduto un sogno che non ha ripagato. Vedi, molte hanno scambiato mariti per avventure occasionali, lussuria, incontri. Molte hanno scambiato famiglie per la libertà, per l'indipendenza. Molte hanno scambiato la sicurezza per la scoperta di sé. Molte hanno scambiato il divertimento a breve termine per un vuoto a lungo termine. Hanno inseguito il piacere come se fosse un senso, bruciando nel frattempo l'unica cosa che non riavrai mai indietro: tempo. Nel momento in cui la realtà emerge e si accorgono dell'uomo che avevano trascurato. Parole sante, ragazzi, sta dicendo veramente parole sante con la quale mi trovo completamente d'accordo e, ahimè, dobbiamo riconoscere che questo fenomeno nello specifico è presente anche in Italia, dove un numero crescente di donne, oltre una certa età, stanno rimanendo single e non stanno trovando un partner, perché ritengo che sia tra l'altro una conseguenza naturale, perché se sempre più uomini si ritirano dal mercato delle relazioni, ovviamente ci saranno sempre meno donne che troveranno un uomo, perché proprio gli uomini non ci sono, manca proprio la materia prima. Quindi alla fine mi trovo molto d'accordo con questo concetto e ritengo che sia un'evoluzione naturale di questa deriva sociale. È andato sparito. Saranno sole nel loro appartamento con il loro cane e un bicchiere di vino. Non è emancipazione, solo silenzio. Solitudine con un brand migliore. Alla vita non importano le tue scuse. Puoi discutere con le persone tutto il giorno, ma non puoi discutere con il calendario. Troppi fratelli hanno sprecato anni cercando di convincere qualcuno a vedere il loro valore. Quel capitolo è chiuso. Se sto costruendo la mia vita, mettendo da parte i miei soldi, proteggendo la mia pace, perché dovrei rischiare tutto solo per dimostrare di essere all'altezza? Risparmiatemela. Un uomo che finalmente rispetta se stesso diventa molto selettivo su chi può accedere al suo mondo. Ecco perché l'intero gioco sembra diverso. Alla fine di tutto, ragazzi, la verità è una sola, e cioè che ognuno di noi deve inseguire i propri sogni e trovare la propria dimensione, perché alla fine
al di là di tutta questa guerra di genere, la soluzione può essere una e una sola, cioè trovare un compromesso e alla fine ricongiungersi, se e qualora sia possibile. Detto questo, ragazzi, io direi che per anche questo video può essere tutto. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qua e come sempre faccio il solito disclaimer di fine video, cioè quello di valutare l'idea di iscrivervi a questo canale se vi piacciono i contenuti che portiamo su questo suddetto canale, non solo, lasciare un bel pollicino e un bel commento, cosa che già state facendo in tantissimi. Detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!